Il mattino dopo... Salve a tutti e ben ritornati con grande entusiasmo su Pokémon Mystery Dungeon Squadra Blu. Nella scorsa puntata abbiamo salvato Shiftry dalle grinfie di Zapdos e in questo episodio andremo dal Pokémon Xatu che secondo Alakazam sa tutto guardando il sole. Giuseppe, buongiorno. Ieri ho fatto qualche ricerca. Pare che la vetta ancestrale si trovi nel Canyon Maestoso. Dovremmo partire subito via verso il Canyon Maestoso. Oh, non era tutto unito. Che succede? Ascolta, Pikachu. Perché ti impegni tanto? Perché hai bisogno di chiedermelo? Non lo fai per te? L'hai detto tu? Posso dare il massimo, perché non lo faccio per me? Tra di noi c'è una grande amicizia, giusto Giuseppe? Voglio fare del mio meglio perché sei tu, Giuseppe. Non ho capito molto. Questo è tutto, impegniamoci a fondo come al solito. Forse sono io che ho letto male. Ah, giusto, ci stanno ancora queste missioni qua. Allora, come sono messo gli strumenti? Beh, posso vendere il nastro Specs. Questo episodio di sicuro sarà più corto del solito, perché dopo questo inizierà una certa una certa parte della storia. Intanto il nastro Specs, guardate quanto vale. Però, accidenti, io devo fare le scorte di Revital Semi. Vabbè, non devo spendere soldi per creare amico, spendiamole per ciò che ci serve. Pietra di sfera? Ma sì, dai. Oddio, potrebbe non tornare utile adesso, ma in un futuro prossimo sì. E ora ho quasi tutto pieno. Questo buttiamolo. E dovremmo depositare anche le mele. Un attimo. Boh. Togli questa. E ora... Ah, giusto, qua sotto non ve l'ho mostrato, ma c'è il Dojo Makuhita. Questo è il Dojo Makuhita, la vera forza del risultato. La vera forza è il risultato di un allenamento rigido e costante. Non entro. In poche parole, ci stanno dei deitari di diverso tipo dove vi potete allenare. Però è un processo lento, ecco perché io preferisco i Gaudio Seme. Vabbè, senza perdere altro tempo, andiamo nella vetta ancestrale. E prima però devo salvare perché ho depositato, ho fatto le modifiche, spero che la registrazione non si corrompa. Canyon Maestoso. Chissà cosa di così maestoso. Questo è il Canyon Maestoso. La cima si chiama Vetta Ancestrale. Secondo Alakazam la vetta ancestrale è al piano 13. Xatu dovrebbe trovarsi lì. Giuseppe, impegniamoci a fondo. Canyon Maestoso piano 1. Salve. Dunsparce è di tipo normale, mi sa. Fenfi! Giusto, si può trovare Fenfi qua. Se lo trovo... Ho sbagliato! Voglio provare a reclutarlo. Però non è che abbiamo molte possibilità di fargli danno. Voglio dire, è un tipo terra. Di Dunsparce non dovreste preoccuparvi, anche perché ha fuga. Oh. Aspetta, che mosse hai? Devo insegnarvi mosse buone. Né a voi due. Cioè a me e a Pikachu. E intanto lui sale di livello. Che vuoi imparare? Doppio team? Va bene. E non l'avevo ancora imparato. Strano, di solito con Pikachu non arrivo mai senza doppio team da Zapdos. Fenfi!
Che posso usare? Non ti posso usare niente. Però il danno lo faccio lo stesso. Oh no. Stupido Skiploom. Gli Skiploom possono essere un problema perché possono infliggervi diverse alterazioni di stato. Graffio. Sì, scappa. In questo dungeon si possono trovare anche Heracross, Markwow, o come si dice, e Tauros. Pikachu, occupatene tu. No. O toglilo, non ti serve. Ferrartigli. E non l'ho reclutato. Ecco. Forse dovrò fare i reclutamenti off camera perché qualche Pokémon lo voglio reclutare, ovviamente. E questo è il bello di Pokémon. È un Monster Collector. Anzi, meglio dire Creature Collector. Ah, la bacca pesca ora me la dai? Dopo aver subito l'avvelenamento dallo Skiploom? Hanno 50 punti vita? Aspetta. No, non ci stanno più i Fenfi, non ci stanno più, ignora quel Breloom. No, ci metterà una vita così. Ecco. La domanda, sei di tipo... Sì, è di tipo Erbalotta, mi sembra. Non lo so, non ho mai affrontato questo Pokémon. O se sì, non mi ricordo il suo tipo. Ma almeno ora sappiamo che è di tipo erba e che non so se possiede un doppio tipo. Brucia. Inizio Max, no? Ricordavo si potessero trovare. E questa è un MT. Riposo. Non ci serve e non la possiamo neanche imparare. Ma poi che serve addormentarsi nel bel mezzo della battaglia se poi i Pokémon ti attaccano e ti tolgono punti vita? Meglio farlo quando non c'è nessuno nei paraggi. Cacturn, non voglio affrontarti. Siamo già al piano 6. Wow, siamo già a metà. Mi sa che questo episodio verrà molto più corto. Ma forse è meglio così, sapete? Gravel. Mangia il semefuoco perché non mi serve più. Salve. Hanno più di 50 punti vita. Più di 60. Ok, 70. Agli ultimi piani dovrebbero spawnare gli Heracross, che sono fastidiosi perché hanno resistenza. Devo smetterla di tossire. Una mela. Sai che ti dico, me la mangio. Se vi chiedete cosa succede se mangiate una mela a pancia piena, beh, questa vi aumenta le dimensioni della pancia, ma non ve le aumenta permanentemente, solo per quello specifico dungeon. Quindi attenzione. Vi spiego perché voglio rendere questo episodio corto. Voglio poter fare qualche missione, qualche reclutamento prima del grande viaggio, chiamiamolo così. Tauros, per caso è qua? Sì, allora tu non lo attacchi perché io voglio reclutarlo. Normale su normale. Colpisci.
Ora mi fa tanta bua. Colpisci. E non reclutato. Ah, non so neanche quanto sia elevato il loro tasso di reclutamento, ma mi sa che non è oltre il 20%. Oh no. Giusto, ho dimenticato, ci stanno i Houndoom qua che non si possono reclutare. Aia. Pikachu. Usagli tua onda. Da, paralizzalo, fai qualcosa. Paralizzalo, fai qualcosa! Perché tua onda ha una così bassa precisione? Gioco! Se mi sembra strano è perché forse ho del catarro in gola. Non posso mica fare quel suono durante la registrazione. Attaccarite non mi interessa. Gomma d'oro. Mangiala. Se non sbaglio non è il tuo gradimento. Esatto. Brucia. Avremo un bellissimo bovino arrosto. Aia. Ti prego, prendilo. Ok. Dai. Scale. Siamo arrivati. Sì, finalmente siamo sulla cima, Giuseppe. Questa è la vetta ancestrale. Guarda lì. Giuseppe, quel Pokémon laggiù è Xatu? Scusa, sei forse Xatu? Salve. Forse non mi sente. Salve! Salve! È inutile, non reagisce. Starà addormento in piedi? Giuseppe, cosa facciamo? Stuzzichiamolo. Dici? Gli faccio il sonetico? Ok, ci provo. Non imito il verso. E dai, rispondi. Niente. Forse era meglio attaccarlo. È una causa persa, Giuseppe. Non reagisce. Oh, finalmente. Finalmente gli ho strappato un sorriso. Forse era solo un po' trasognato. Contemplate il calare del sole. Proprio così, sono Xatu. Avete scoperto la mia vera identità. Non è da tutti. Ma, se l'ha detto la cosa. Scoperto la tua identità, mi sembra un po' esagerato. No, lo posso dire. Voi siete Pokémon speciali. Tu sei un essere umano, vero? Cosa te lo fa pensare? Non distolgo lo sguardo dal sole per tutta la giornata. Come fai a non essere diventato cieco, quindi? Mi aiuta a rivelare gli avvenimenti. Persino il passato e il futuro. Xatu, se sai qualcosa, ti prego, raccontacelo. Qui, al mio fianco, c'è Giuseppe. Un mattino al risveglio ha notato di avere le sembianze di un Pokémon. Inoltre non ricorda niente del suo passato da essere umano. Xatu, sai qualcosa a riguardo, vero? Ti prego, diccelo. Le calamità naturali, ce ne sono state tante di recente. Si verificano perché si sono spezzati degli equilibri. La tua trasformazione in un Pokémon. Esiste un legame inscindibile. Che non è quello che possiate pensare, non è la causa. Aspetta, la trasformazione di Giuseppe in un Pokémon sarebbe collegata alle catastrofi naturali. Che cosa intendi? Cosa c'entra Giuseppe con le catastrofi naturali che si sono abbattute sul nostro mondo? Cosa? Perché non parli più? Ti supplico, racconta! Ci sono preoccupazioni ancora più grandi. Sono turbato. L'equilibrio naturale del nostro mondo deve essere ripristinato. Altrimenti potrebbe verificarsi l'imperdonabile. Anzi no, l'imponderabile. Dici sul serio? L'imponderabile? Vedo tutti i giorni la stessa immagine, lo stesso inesorabile futuro. Sono terrorizzato. Xatu, temo che il nostro mondo venga distrutto.
Il nostro mondo distrutto. Che sorpresa! Giuseppe sarebbe un essere umano. Questa si chiama notizia interessante. Che? Ah, fai anche la spia tu. Sei uno stalker. Aiuto, uno stalker. Il mattino dopo. Accidenti, non sto comodo su questa sedia. Buongiorno Giuseppe. Continuiamo a impegnarci. In realtà ho una cosa da chiederti. Che ne pensi di quello che ha detto Isatu? Ti preoccupa? Sì. Sì, immagino che anche io avrei qualche preoccupazione. Giuseppe. Sembra che ci sia un legame tra lo sconvolgimento dell'equilibrio naturale e il tuo essere Pokémon. Poiché l'equilibrio del mondo è turbato, sono iniziate le catastrofi naturali. In particolare ha detto che il mondo cadrà in rovina se non verrà ristabilito l'equilibrio. Vorrei rendermi utile, ma c'è qualcosa che non capisco. Ma l'equilibrio del mondo cos'è? Giuseppe, lo sai? No. Ok, lo immaginavo, non potevi saperlo. Nessuno può saperlo a parte le divinità. Non riesco a immaginarmi cosa sia l'equilibrio del mondo. Aia. Mi sono morso la lingua. A dire la verità non so cosa dovremmo fare. Continuiamo a fare tutto quello che possiamo. Una cosa alla volta. Sì. E cosa discutono? Che roba, sono sbalordito. Ho sempre pensato che fosse una leggenda. Pensate sul serio che sia vero? Io non ci credo molto. Salve, cosa succede? Beh, conoscete la leggenda di Ninetales, no? Quell'antica storia. La leggenda di Ninetales? No, cos'è? Non la conoscete? Ma sì, dai, quella specie di favola. Quella favola che racconta che chi mai osasse toccare una delle code di Ninetales verrebbe maledetto. Tutti hanno sempre pensato che fosse solo una storiella. Però di recente qualcuno ha cominciato a dire che sia accaduto veramente. Beh, sono solo delle voci. Non darei molto credito a queste chiacchiere se fossi in voi. Io non credo a favore del genere. Volete sapere qualcosa di più riguardo alla leggenda di Ninetales? Allora dovreste parlare con un Pokémon chiamato Whiscash. Lui conosce bene quella storia. Whiscash ma sì, è sempre nel suo laghetto. Se volete saperne di più dovreste andare a trovarlo. Allora, piccola cosa importante. Prima di andare a parlare con Whiscash, se avete qualcosa da fare fatelo ora, altrimenti non lo potete fare per un lungo periodo di tempo. E io infatti, cari spettatori, direi che ci possiamo salutare qui. Lo so, questa parte è brevissima. Sì, ma è fatta apposta. Ma così. Per prepararmi al peggio. Adesso io direi che per questa parte ci possiamo salutare qui. Io vi ringrazio di avermi seguito anche stavolta e noi ci vediamo nella prossima puntata dove parleremo con Whiscash e scopriremo cos'è questa leggenda di Ninetales. Arrivederci.